Calzoni istantanei al forno, veloci veloci e buonissimi. Iniziamo. 300 g di farina 00 o 0, questa è 0, un cucchiaino abbondante di lievito istantaneo per salati, quindi lievitazione istantanea, un cucchiaino di zucchero scarso. Lo zucchero serve per smorzare un po' quel sapore un po' pungente che a volte lascia il lievito istantaneo. Un cucchiaino un po' più abbondante di sale. 200 ml di acqua e un cucchiaio di olio. Io uso olio extravergine d'oliva. E impastiamo, facciamo un impasto semplice e impastiamo finché non diventa compatto. Niente di complicato, come vedi, va solamente assemblato, non deve fare né maglia glutinica, niente, questo è semplice. Ci aiutiamo magari con un po' di farina se serve, ed ecco qui. Lasciamo riposare, non lievitare, per 20 minuti, 25, così si rilasserà e poi sarà più facile lavorarlo. A dopo. Intanto prepariamo il pomodoro, salsa di pomodoro o polpa di pomodoro o pelati schiacciati, basilico, pizzico di sale e olio. E provola, che è più asciutta rispetto alla mozzarella, quindi meglio. E dopo il riposino di 20 minuti è molto più elastica, come vedi. Ci aiutiamo con poca farina e dividiamo in panetti. Decidi tu la misura, a seconda come li vuoi fare, se li vuoi fare più grandi. Io ne ho fatti 6. Misura standard, normale, diciamo. Puoi farli anche più piccoli se vuoi, bocconcini, ma questi crescendo comunque vengono giusti, secondo me. Li copro per mantenerli un po' più in modo che non si secchino e li stendo subito, immediatamente. Non devono riposare più, non devono lievitare, quindi. E come vedi si stendono benissimo. Quindi li facciamo tutti così. Devono essere sottili, perché così poi un po' cresceranno, ma devono essere sottili. Se vuoi farli più cicciotti, naturalmente stendili di meno. Facciamo tutti. E li facciamo. Io ho fatto semplice, tipo mozzarella e pomodoro. In questo caso provola e pomodoro e un po' di basilico. Ma se vuoi puoi mettere quello che vuoi, Qui anche largo alla fantasia e al gusto. Anche bianchi col prosciutto sono buoni. E li chiudiamo bene, non facendo come al solito, come anche per i panzerotti la stessa cosa, non facciamo andare il sugo sulla chiusura, altrimenti poi non si chiuderà più. Quindi vanno farciti e chiusi immediatamente, non possono sostare. Faccio un bordino ulteriore giusto per sicurezza, ma e il primo è pronto.
e faccio gli altri velocemente. Dispongo su una teglia con carta forno. Intanto il forno è già a temperatura. E li farcisco ulteriormente. Puoi lasciarli anche bianchi se vuoi. Io metto un po' di salsa di pomodoro visto che mi è avanzata, proprio come faccio i calzoni lievitati. A tal proposito ti lascio tutti i link di riferimento di tutte le ricette che ho fatto, anche quelli calzoni con il lievito di birra grandi, quelli sono buonissimi pure, e questa stessa versione con lo stesso impasto fritti, però tipo panzerotti istantanei, te li lascio in descrizione e nel primo commento. Adesso aggiungo parmigiano sopra o grana e un po' di origano e via in forno a 200 gradi statico ventilato per 20-25 minuti circa. A dopo. E voilà, la cena è pronta in un batter d'occhio praticamente. Hai una voglia di pizza improvvisa, di qualcosa di sfizioso per cena? Non chiamare Ambrogio, fai questi. Fidati, sono buonissimi. Come ti dicevo, crescono parecchio, quindi vengono belli cicciottelli. Quindi metti tanto ripieno, perché sennò poi non c'è proporzione. Belli. Il profumo poi è quello là della pizza, uguale. E adesso guarda che meraviglia. A me questo mi fa impazzire, non ci posso fare niente. Buono, rifateli, sono buonissimi, non sembrano istantanei, se non lo dite non se ne accorgerà nessuno. Uno lo taglio, dai. Attenzione solamente al fatto che dentro è bollente, quindi buonissimo. Poi dentro puoi mettere quello che vuoi, prosciutto, lo puoi fare capriccioso con i funghetti, carciofini, 4 formaggi, perché no? Oppure con le acciughe sott'olio, bizzarritevi. Alla prossima, ciao ciao!